Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Avrete notato anche dalla mia programmazione in questo canale che ultimamente si fa un gran parlare di pizza napoletana contemporanea, o meglio, se ne faceva un gran parlare anche prima, semplicemente io, grande appassionato di pizza napoletana tradizionale, non mi ero mai dedicato. Poi, complici un po' le preferenze anche della mia famiglia e dei miei familiari, ho deciso di iniziare ad apprendere un pochettino questa tecnica diversa. Ma che cos'è la pizza napoletana contemporanea? Si tratta sostanzialmente di una pizza che nasce da un impasto ad alta o altissima idratazione con un discreto dosaggio di lievito atto a far sviluppare particolarmente bene e in maniera vistosa i cornicioni. Nel contempo a rendere la pizza particolarmente croccante sul bordo eppure morbidissima dappertutto e molto ariosa all'interno di questi cornicioni un po' più sviluppati. Lo sviluppo dei cornicioni dipende anche molto dal pizzaiolo appassionato o professionista, perché è lui che poi alla fine decide anche con la stesura della pizza quale tipo di risultato più o meno vuole ottenere. Si tratta naturalmente di un impasto che può essere fatto nella forma diretta senza nessun altro tipo di aggiunta oppure con la biga o in altre maniere con un impasto quindi indiretto e un prefermento. Però una delle caratteristiche principali è appunto l'alta idratazione, cosa non semplice da sviluppare e impastare se non si dispone di macchinari atti a farlo. Eppure tra noi tantissimi non dispongono né di una spirale, né di una planetaria, né di nessun altro tipo di macchinario e apparentemente queste persone sembrerebbero tagliate un po' fuori dal gusto di sperimentare la napoletana contemporanea. Non è così nella realtà, perché comunque come tutti gli impasti a alta idratazione si prestano a essere fatti anche a mano con particolari tecniche o comunque con un po' d'attenzione. La tecnica che io vi presento oggi è quella tradizionale del no knead, ovvero sia dell'impasto non impasto senza sostanziale intervento delle nostre mani, lasciando fare al tempo. Di cosa abbiamo bisogno per fare questo particolare impasto con questa particolare tecnica? Quindi sicuramente ci occorre il tempo. Poi ci occorre una ciotola capiente quanto basta perlomeno per contenere l'impasto che noi contiamo di fare. E dulcis in fundo un po' d'attenzione perché naturalmente dobbiamo dare una cadenzatura ai piccoli interventi di manutenzione del nostro impasto man mano che il tempo lavora per noi. Come vedrete la tecnica si sviluppa in maniera molto semplice, le mani sostanzialmente rimarranno sempre pulite fino alla fine, segno proprio di un impasto ben incordato e ben riuscito e anche poi in fase di cottura onestamente è abbastanza complicato trovare differenze da questo tipo di impasto a un impasto fatto con macchinari professionali. Senza perderci adesso in altre chiacchiere ci spostiamo direttamente nel tavolo da lavoro per fare tutta la lavorazione. Seguitemi. Bene, prendiamo anzitutto il sale, lo versiamo nella ciotola della farina e amalgamiamo. Subito dopo prendiamo il lievito e lo sbricioliamo all'interno del contenitore dell'acqua. Quindi provvediamo a scioglierlo. Una volta che è pronto, sistemiamo la farina in un contenitore più grande e versiamo all'interno tutta l'acqua col lievito sciolto. Quindi prendiamo una forchetta o un cucchiaio o quello che volete voi, non è un problema, e iniziamo a mescolare in maniera un po' rudimentale. Il video naturalmente è accorciato, l'intero processo dura circa 3 minuti e dovete arrivare più o meno a questa situazione. Quindi copriamo e lasciamo riposare per un'ora. Dopo un'ora riprendiamo l'impasto, ci bagniamo un po' le mani e iniziamo a prendere l'impasto da sotto e lo trasciniamo sopra, così come vedete fare a me. Ripetiamo più volte per un paio di minuti e poi concludiamo e tappiamo e mettiamo a riposare per 15 minuti. Prendiamo nuovamente l'impasto e stavolta lo poggiamo direttamente sulla tavola. Vedete che è tutto ruvido, insomma certamente imperfetto. Iniziamo a fare
delle classiche pieghe da chiusura di un impasto. Non dobbiamo scoraggiarci se l'impasto ci sembra ancora, come dire, mal fatto, lo vedete anche voi, tutto ruvido, un po' butterato. Copriamo e lasciamo per un altro quarto d'ora. Riprendiamo nuovamente l'impasto e guardate voi adesso la magia. L'impasto si è allisciato e diventato molto elastico. Guardate voi stessi, il tempo ha lavorato per noi. Lo copriamo e lo lasciamo riposare. Dopo un quarto d'ora lo prendiamo nuovamente e iniziamo a suddividerlo. E facciamo la creazione dei nostri panetti. Guardate il sistema, essendo un'alta idratazione, io procedo così, ve lo faccio vedere così perché è il sistema più semplice per non rischiare di avere qualcosa di appiccicaticcio alle mani. E dopo vi farò per l'appunto vedere anche le mani. Una piccola pirlatura e anche l'ultimo dei panetti è pronto. Lo sistemiamo, tappiamo tutto e mettiamo a riposare secondo il piano di lavoro. Guardate le mani. Rovesciamo il panetto nel contenitore della semola e iniziamo ad allargarlo leggermente segnando il cornicione con i polpastrelli. Guardate un po' come faccio io. Allarghiamo con i pugni, sistemiamo sul tavolo e iniziamo a mettere gli ingredienti. Questa è una pizza bianca, parto con i pomodorini gialli, la scamorza affumicata, olive, salame piccante calabrese, un po' di basilico, formaggio grattugiato, un bel giro d'olio e infine il fior di latte. Prendiamo la pala e stando attenti a non disfare il cornicione, sistemiamo la pizza sopra la pala e andiamo a infornare. L'infornata avviene all'interno del mio F1 P134H Evolution. L'ho ingaggiato a circa 460 gradi, ma la cottura in circa 2 minuti, qua il video è accelerato, avviene all'incirca 430 gradi. Ecco qui che dopo 2 minuti la pizza è pronta, ben dorata, il cornicione si è gonfiato un bel po', a conferma che il nostro impasto è buono. Avete sentito il crunch, guardate il fondo, facciamo un taglio e vi mostro così anche il profilo del bordo. Sistemiamo la fettina su un piattino e così ve lo faccio vedere. Ricordiamoci questo piattino e questa fettina perché dopo a conclusione del video farò l'assaggio. Ecco qua. Passiamo adesso alla seconda pizza. Facciamo la stesura del panetto nella stessa identica maniera di prima. Allarghiamo il panetto, creiamo il nostro disco di pasta col cornicione in evidenza e poi aiutandoci con la tecnica dei pugni lo allarghiamo un pochino stando attenti a non danneggiare il cornicione. Scoppiamo le bolle più evidenti e mettiamo gli ingredienti. Partiamo con la passata di pomodoro, aggiungiamo le foglioline di basilico, mettiamo un po' di prosciutto cotto, funghetti trifolati e scaglie di parmigiano reggiano. Tiriamo la pizza sulla pala, allarghiamo un po' e andiamo in forno. Stessa temperatura e stessa durata di cottura, quindi circa 2 minuti.
Guardate come cresce bene, naturalmente il video è accelerato. Ora finisce di colorarsi, la estraiamo. Pizza molto bella anche questa e con un bel cornicione da contemporanea. Avete sentito il crunch? Guardiamo bene anche il fondo. E passiamo alla terza pizza. Rovesciamo il panetto, lo allarghiamo, ormai avete già visto come procedo. Usiamo i polpastrelli prima da una parte e poi dall'altra, marcando bene il cornicione. Poi ci aiutiamo con i pugni, scuotiamo la semola in eccesso e siamo pronti a mettere gli ingredienti. Anche qua iniziamo con la passata di pomodoro, formaggio grattugiato, basilico, olio, rondelle di prosciutto anche in questa circostanza, ma qui mettiamo il fior di latte. È il momento di sistemare la pizza sulla pala, allarghiamo ancora un pochino e andiamo in forno. Avviamo il programma e anche qui circa 2 minuti di cottura, sempre stessa temperatura. La bellezza dell'Evolution è che tiene la temperatura e la controlla in maniera millimetrica. La pizza è pronta, la possiamo estrarre, la portiamo sul piatto e lì ve la mostro più da vicino. Eccola qui, guardate anche sotto, perfetta. Ora ne tagliamo uno spicchio. Nel frattempo, prima di fare l'assaggio tra un po', io vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, aiutatemi a condividerlo e se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi. E io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui da me. Cari amici, solo la contemporanea sa essere nel contempo così morbida e croccante. Vediamo. Davvero buona, però assaggiamo il cornicione. Si scioglie davvero in bocca, buonissimo. Impasto promosso.